Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, stiamo per fare un video di una potenza folgorante, un video podcast che sarà un viaggio sconvolgente e per farlo sono stata ispirata dalle parole di Salvatore Brizzi, di cui vi ho detto anche di leggere i suoi libri, sono messi nel post sulla sezione community di questo canale, dei libri fondamento, no? E allora noi stiamo qua per risvegliare le coscienze, per far bruciare il fuoco che arde, abbattendo le nostre stesse resistenze al giudizio, ci predisponiamo a far emergere questo fuoco. Oggi parleremo delle sacerdotesse del sesso, conosciute poi con il moralismo e il degrado della società in questo Kali Yuga come prostitute, come attrici porno. Non faccio di tutta l'erba un fascio, però oggi parleremo di una che è stata una grande sacerdotessa del sesso, così come si chiamavano nell'antichità, che è Moana Pozzi. Sì, proprio lei. La pornostar. Andremo a vedere i misteriosi sentieri del risveglio attraverso queste figure. Ma prima voglio portarvi in un terreno molto più profondo e incendiario per preparare il terreno e vi voglio condividere con voi alcuni insegnamenti folgoranti di Salvatore, dove Brizzi ci ricorda che se non possediamo una corretta concezione di cosa significhi davvero essere al servizio dell'umanità, allora non potremo mai riconoscere un iniziato. Perché gli iniziati si celano proprio in quelle categorie, sono 5 categorie in particolare, dove tu non sospetteresti mai e vedresti antispirituale. Eh sì. E quindi col giudizio noi cosa facciamo? Occultiamo il nostro potere creativo. E quindi Brizzi ci ricorda che se non possediamo una corretta concezione di cosa significhi proprio questo essere al servizio dell'umanità, non potremo mai realizzare il nostro scopo. E allora vi faccio vedere questo articolo di Salvatore Brizzi sulla Porta d'Oro. Allora prendo il computer che il telefonino sta scarico. Sulla Porta d'Oro di Salvatore Brizzi, vedete? Così. Ecco, la Porta d'Oro. È questo il sito dove poter vedere questo articolo completo. Io vi riassumerò quello che dice, ok? Il titolo è Perché un iniziato non ricorda di esserlo. E lui introduce, del 1° marzo 2022, lui introduce dicendo: nel mio articolo commento la guerra in Ucraina, esordisco dicendo Putin e Trump sono due iniziati, non ne sono consapevoli, come la maggior parte degli iniziati che in questa incarnazione agiscono al servizio. E poi dice: non avete idea di quante polemiche abbia suscitato questa affermazione. È chiaro, perché c'è subito l'attacco del giudizio, no? E vi parla, vi racconta di tutto, comprensive di quelle categorie dove si riscontrano, dove si possono riscontrare degli iniziati come la carriera militare, grandi capi politici, imprenditori, pornostar, o meglio conosciute nell'antichità come sacerdotesse del sesso. Allora, questo è il sito, adesso è l'articolo. Cos'è che ci riassume Brizzi? Prepariamo il terreno per questa stesa incendiaria oggi. Allora, molti credono che servire significhi farsi, che ne so, perché ne ho visti tanti nel mondo New Age, crescere i capelli lunghi, farsi le canne, leggere Krishnamurti, non lo so, è proprio quello che dice lui, no? Poi andare al bar e lamentarsi di quanto la gente sia poco evoluta. Ma non è questo il segno di un'anima sveglia? Ora, il mio approccio è quello di Brizzi. Io sono completamente d'accordo con Brizzi. Tra l'altro fu uno dei miei primi libri iniziatici tanti anni fa, quelli di Salvatore, no? E poi li ho letti tutti. Nelle 7 iniziazioni che ve l'ho consigliato, se non sbaglio, nel post in community a questo canale,
vi spiegano proprio come aprire il cuore per vedere gli iniziati, sia nella loggia dell'ombra sia nella loggia bianca. Ecco, le terminologie che io uso adesso sono terminologie sciamaniche animiste, ma non si discostano da questi insegnamenti. Io sono un'iniziata allo yoga sciamanico dalla mia maestra e quindi utilizzo i termini che si confanno alla mia evoluzione di questa vita in questo momento. Ma allora Brizzi ci dice in questo articolo che oggi ci sono iniziati e discepoli, lui dice della gerarchia di Shambhallano, mischiati tra la gente comune che spesso non hanno alcuna appartenenza, alcuna apparenza spirituale, no? Sono psicologi, scienziati atei, imprenditori di successo, generali, politici e talvolta sono anche delle prostitute o attrici porno. Va bene? Perché ciò che conta non è parlare di Dio, ma emanare una vibrazione capace di incidere sulla realtà. Quindi ciò che conta non è parlare di Dio, ma emanare una vibrazione capace di incidere sulla realtà. Vi sto riassumendo l'articolo, ripeto, di Salvatore. Non è il parlare d'amore che distingue un iniziato, ma il fuoco che brucia nella sua anima. Allora lui dice che molti di questi esseri nella prima parte della loro vita hanno dovuto imparare a gestire questo fuoco. Questo fuoco si manifesta come aggressività, energia sessuale strabordante, tendenze distruttive, sete di potere, carriere negli ambiti più controversi. Eppure, proprio lì, in quella fase viscerale di vita, si cela il seme del risveglio. E Brizzi ammonisce dicendo: non potete essere normali e pretendere di fare cose eccezionali. Non potete fare sempre la stessa cosa e aspettarvi che la vostra vita cambi per miracolo. Quindi cosa fa in questo articolo? Sfida le persone a guardare oltre i propri stessi blocchi, perché spesso non accetteremmo mai che un iniziato possa trovarsi fra quegli esseri che giudichiamo antispirituali, come l'imprenditore ricco, il politico potente, il generale dell'esercito, l'uomo dei servizi segreti o la prostituta o l'attrice porno che un tempo era la sacerdotessa del sesso. Noi oggi ci occupiamo di questo, incendiamo tutto con questa figura di Moana Pozzi che ho scelto. Voglio portarvi adesso a ricordare chi erano davvero queste sacerdotesse del sesso. Nel mondo antico, in civiltà che hanno preceduto proprio la nostra di migliaia di anni, esistevano donne consacrate proprio al sacro attraverso il corpo. Per esempio, nei templi di Afrodite e Ishtar si chiamavano Hierodule se non sbaglio. Invece nei santuari di Krishna o Shiva, Devadasi si chiamavano. Nella Grecia arcaica si chiamavano Etere se non sbaglio. In Sumer, non mi ricordo come si pronuncia, si chiamavano Quadishtu, ecco, che significava proprio donna santa. Ma basti pensare che Maria Maddalena me l'hanno messa come prostituta, ma di che stiamo parlando? Era la prima discepola di Gesù. Quindi il loro corpo era un portale vivente, nella loro carne si celebrava l'unione del cielo con la terra, il sesso non era visto come peccato, come le religioni monoteiste poi ci hanno fatto credere per avere il potere, ma come rito di trascendenza. Una via per sperimentare la morte dell'ego e l'estasi mistica. E c'erano tanti re, mercanti, guerrieri che percorrevano lunghe distanze per unirsi a queste sacerdotesse nei loro templi profumati di mirra, di sandalo, sotto il canto e il suono dei tamburi per ricevere una benedizione che non era solo piacere, ma guarigione, trasformazione, iniziazione. Perché? Perché l'orgasmo era riconosciuto come un microcosmo della creazione. Un attimo in cui l'io, l'ego si dissolve e si ricorda di essere infinito. E poi che è successo? È successo quello per cui noi siamo educastrati. Arrivano i culti patriarcali.
la società patricentrica, la religione monoteista. C'è un solo Dio che è messo in un cielo lontano, quindi tutti coloro che professano una cosa diversa vengono messi a rogo perché la religione è unica. E che succede? Che con la religione patriarcale, patricentrica, il potere del femminino sacro viene demonizzato. Le sacerdotesse del piacere furono dichiarate meretrici, il sesso fu dichiarato sporco e il corpo femminile divenne colpa. E quindi oggi ci ritroviamo con dei tabù atroci che si riversano ogni volta che noi non proviamo piacere nelle cose, che non sappiamo qual è il nostro talento, che non sappiamo come essere creativi. Perché? Perché c'è l'educastrazione sessuale, spirituale, sessuale. La Kundalini bloccata, la Kundalini è energia nervosa a carattere sessuale, tutto quello che crea gli infiniti mondi, bloccato. E quindi la memoria di queste sacerdotesse del sesso, del loro sacro ufficio, vive ancora nelle nostre ossa, nei nostri sogni, nei nostri desideri più segreti. Ed è proprio per questo che figure come Moana Pozzi toccano corde così arcaiche, perché al di là del giudizio morale, al di là dello scandalo, il nostro inconscio collettivo riconosce l'ombra di una sacerdotessa del piacere, una custode dimenticata dei misteri di Afrodite. E qui torniamo a Salvatore Brizzi, quello che dice nell'articolo, che ci spinge a guardare con occhi nuovi. Ci avverte che la gerarchia della luce e quella dell'ombra mandano le loro anime più ardenti proprio nei luoghi strategici, a governare nazioni, a guidare eserciti, a detenere immense ricchezze o a incarnare il mistero del sesso davanti a milioni di spettatori. E Brizzi continua nell'articolo ammonendo, dicendo che non possiamo capire nulla se non impariamo a osservare senza giudizio, oltre i nostri stessi condizionamenti. Perché? Se la televisione e il cinema ci hanno insegnato a vedere i ricchi come cattivi e i poveri come buoni, i potenti come malvagi e gli incapaci come virtuosi, allora saremo ciechi. Perché? Per un pesce l'acqua è visibile. Ma più ci svegliamo, più ci identifichiamo con l'anima, più la nostra visione si fa limpida. E meno avremo bisogno di maestri che ci dicano come stanno le cose. Allora Brizzi dice anche: lavorate su voi stessi con la stessa forza con cui un uomo trattenuto sott'acqua vuole disperatamente tornare a respirare. Ed è questo che faremo oggi. Metteremo da parte i nostri moralismi, apriremo uno spazio sacro e chiederemo ai tarocchi di svelarci chi era davvero Moana Pozzi al di là delle proiezioni collettive. Che fuoco ardeva nella sua anima, quale messaggio ha portato su questa terra e quale continua a portare lavorando nel substrato collettivo, quale scintilla ha voluto accendere nei nostri cuori. Bene. Detto questo, ragazze e miei ragazzi, pronti a incendiare la coscienza. Allora, utilizzerò i tarocchi di Guido Crepax con Valentina, che mi sembrano adatti in questa lettura. Allora, iniziamo il nostro viaggio. Chiedo al mio amante mistico, al mio sposo celeste, di portare un messaggio di consapevolezza e risveglio incisivo e folgorante, affinché possiamo riscoprire in noi più libertà, più coraggio, ci possiamo ritrovare ancora più innamorati di noi stessi e del sacro che abita nelle nostre ombre, o come si chiama nello yoga sciamanico, la nostra anima nera, l'anima selvaggia, laddove ci sono i più grandi tesori creativi a cui attingere per realizzare il nostro daimon, la nostra missione. Allora, partiamo. Prima carta. Chi era Moana Pozzi al livello dell'anima, al di là del corpo,
al di là del giudizio umano, che vibrazione portava la sua anima. Seconda carta, il giudizio collettivo su Moana. Cosa proietta il collettivo su di lei? Quali giudizi le ha gettato addosso e perché? Questa carta ci mostrerà la proiezione più forte della massa su Moana. Qual è la paura profonda del collettivo? Di cosa aveva davvero paura il collettivo guardando Moana? Qual è la vera paura? Perché il pubblico tremava? Quarta carta. Il desiderio segreto dietro il giudizio. Quale desiderio inconfessabile ha risvegliato in chi la condanna o condannava? Quinta carta. Come Moana ha mosso le ombre del mondo, come ha toccato, smosso, provocato le ombre collettive, scoperchiando antichi tabù. Sesta carta. Qual è il compito segreto della sua anima? Con questa carta vedremo la missione, il daimon, perché l'anima sceglie spesso, a volte, dipende, dei veicoli scioccanti per scuotere un'intera epoca, rompere le catene, liberare l'eros, mostrare la dualità luce e ombra. Quindi il compito segreto della sua anima, del suo daimon, qual è? Settima carta, il messaggio che l'archetipo, perché qua parliamo di archetipi, modelli che sono all'interno di noi, alcuni sopiti, alcuni sono spenti, altri sono in auge, si manifestano, ma siamo tutti archetipi, tutti gli umani che ci sono tutti dentro di noi. Dentro di noi c'è il santo, c'è l'assassino, c'è tutto. Vi ho fatto i due esempi luce e ombra proprio perché c'è tutto. Alcuni sono sopiti, alcuni addormentati, altri risvegliati. C'è tutti gli archetipi. L'archetipo cos'è? In quanto umanità tu sei uguale a tutti gli umani. Poi ci sono archetipi dormienti, alcuni archetipi risvegliati, cioè che sono svegli, attivi, però ecco perché siamo tutti uno, tutti responsabili. Ok? Quindi il messaggio che l'archetipo di Moana ha per noi ora, essendo un archetipo è immortale, no? Essendo archetipo, l'archetipo è immortale. E il personaggio poi che lo incarna è mortale, ma l'archetipo è mortale. Qua stiamo incarnando l'archetipo della sacerdotessa del tempio e del sesso, che nei tempi moderni si è devastato questo archetipo, ok? Devastando anche il nostro Eros, devastando la nostra creatività, vivendo vite infelici perché l'Eros è bloccato. Ricordate? Primo chakra, secondo chakra, terzo chakra bloccato, come vi ho spiegato nel video sulla Kundalini, risveglia l'energia erotica e sessuale in te per la creazione di infiniti mondi. Adesso andiamo a vedere come ottava carta il dono finale per te adesso. Quale benedizione riceve ciascuno di voi che ha il coraggio di guardare questa storia senza giudizio? Qual è quella benedizione che riceve? Allora, partiamo per il nostro volo sciamanico. Facciamo un bel respiro profondo. E partiamo. Chi era Moana al livello dell'anima, al di là del corpo, al di là del giudizio umano? Che vibrazione portava la sua anima? E che continua a portare il suo archetipo? 5 di bastoni. Lotta.
Questa carta ci parla di un'anima venuta a incarnare il conflitto, la lotta degli istinti, il caos fertile. Moana era una fucina di tensioni primordiali, un crocevia di pulsioni opposte, il piacere e la colpa, l'innocenza e la trasgressione, la voglia di vivere e la paura di farlo davvero. Era un'anima molto guerriera, che danzava proprio in mezzo a forze selvagge, accettando di bruciarsi, pur di non essere addomesticata. Wow. Ok, e già brucia. Andiamo a vedere adesso il giudizio collettivo su Moana, cioè la paura cosa proietta e proiettava il giudizio su di lei, cioè cosa le hanno gettato addosso e perché. Ah, sì, il 9 di coppe. Questa carta ci mostra il godimento, questa carta ci mostra l'appagamento edonistico, il lusso del piacere. Quindi questa carta mi dice che il collettivo ha visto in Moana una donna che se la gode troppo. E così che ha fatto il collettivo? Ha cucito su di lei l'etichetta della viziosa, della spudorata, di chi esiste solo per saziare i propri sensi. Ma no, però in verità questo giudizio serviva a molti per non guardare la propria fame di felicità, la propria incapacità di godere, la propria sete di voluttà. Quindi condannare Moana significa dire: io non sono come lei, così da non dover ammettere quanto fosse amaro o quanto è amaro il proprio calice. E quindi le etichette, no, che sono date a tutte le persone che sono oddio, ok, le etichette, anche quell'esigenza di ridurre a un cliché per non confrontarsi con la propria ombra. E quindi era più facile o è più facile additare chi accende la tua ombra, colpa tua, non sono come te, è più facile questo che ammettere ciò che brucia dentro. L'altro è sempre uno specchio. Ok, vediamo adesso qual è la paura profonda del collettivo. Cioè, di cosa aveva davvero paura il collettivo guardando Moana. Vediamo qual è la vera paura. Il 2 di spade. Questa è la carta della paralisi e il rifiuto di vedere. Proprio il cuore chiuso, che si protegge dal sentire troppo. Cioè, la vera paura era di specchiarsi in lei e scoprire un abisso. Questo abisso concerne la fame di vita, la voglia di libertà, il terrore di rompere i propri contratti interiori fatti di doveri, regole e ruoli. Moana stava lì come uno specchio scandaloso e chi la guardava tremava. Perché? Perché intuiva che dentro di sé c'era una parte uguale, che bramava sciogliersi e danzare nuda sotto la luna. Moana è un archetipo. Un archetipo cosa significa? Che viene incarnato in tutte quelle figure che ti suscitano questa stessa emozione. Sì, era proprio quella voglia di lasciarsi andare, di sciogliere le catene del dovere per abbracciare l'ebbrezza, no, del corpo. Sì, e quindi proprio il giudizio che si aveva su di lei era un modo, o è un modo, per tenersi lontani dal fuoco, dalla Kundalini. Sì. Ogni volta che giudichiamo qualcuno o qualcosa,
quel giudizio ci verrà addosso in altri ambiti. Occlude la nostra capacità di sperimentare bellezza. Ogni giudizio che date a qualcuno lo state dando a voi, e per come giudicate qualcuno verrete giudicati a vostra volta, perché l'altro è sempre una proiezione. Eh sì. Adesso andiamo a vedere qual è il desiderio che c'era, il desiderio segreto dietro al giudizio, cioè quale desiderio inconfessabile ha risvegliato in chi la condanna o condannava? Il 5 di denari. Questo è un paradosso, Questa è una carta di miseria, di mancanza. Cioè, vedete questa figura? Il desiderio nascosto era proprio quello di sentire quella fame di corpo, di calore, di contatto vivo che mancava tanto. Molti giudicavano Moana perché lei osava fare ciò che loro avrebbero voluto ma non avevano il coraggio di fare. Cioè, che cosa avrebbero voluto? Entrare nella povertà delle proprie emozioni e riempirla di carne, sudore, grida di piacere. Così il giudizio era un modo per proteggersi dall'angoscia della propria freddezza. Se io giudico, mi proteggo dall'angoscia della mia freddezza. Sì. Adesso andiamo a vedere come Moana ha mosso le ombre del mondo, come ha toccato, smosso, provocato le ombre collettive, come Moana ha scoperchiato antichi tabù. È il Re di Coppe, sì, il Re di Coppe ci parla di navigare nelle proprie emozioni profonde. Questa è la maturità emotiva, cioè la padronanza dell'acqua, no? Delle proprie emozioni, la capacità di navigare tra onde potenti senza annegare. Quindi Moana involontariamente ha costretto il mondo a confrontarsi con l'oceano delle emozioni e dei desideri. Ha riportato il sesso nell'archetipo del sovrano emotivo, costringendo la collettività a interrogarsi sul potere che il piacere esercita su di noi. Ha costretto molti uomini e donne a guardare in faccia il mare in tempesta che portavano dentro di loro. Eh sì, bellissimo insegnamento. Ok. Vediamo adesso qual è il compito segreto della sua anima. Come archetipo è sempre presente, no? Ci sono gli archetipi dei miti greci, egizi, a seconda della cultura, a seconda della cultura in cui ci troviamo. L'archetipo di Moana lo troviamo anche nei miti greci, anche prima dei miti greci, negli egizi. Quindi, come questo archetipo, qual è il compito di questo archetipo che in questo momento lo stiamo realizzando con Moana? Ok, il compito segreto qual è? La missione, il daimon. Eh sì, l'otto di spade. Sai che cosa è successo qua? Questo è il senso della prigionia mentale. Quindi l'archetipo di cui ci parla la sacerdotessa del sesso in questo caso è come se fosse un'anima scesa per incarnare la prigionia mentale, i condizionamenti, le sbarre invisibili della vergogna. Moana ha mostrato quanto fosse stretto il carcere in cui il mondo si era e si è infilato. La morale bigotta, la colpa del piacere,
il disprezzo per il corpo. Quindi il suo compito era far vedere la gabbia. Il suo compito era e continua a essere quello con i vari archetipi che possono incarnare una sacerdotessa del sesso o l'eros stesso. Il suo compito è far vedere la gabbia, far scattare nelle persone la domanda: ma io voglio davvero vivere così? O voglio liberarmi dai miei condizionamenti, essere libero di esprimere il mio eros, la mia creatività, la mia sessualità? Questo è. Sì. Adesso andiamo a vedere qual è il messaggio che l'archetipo di Moana ha per noi adesso. Wow, il sole, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Allora, sai che ti dice questa carta? È un messaggio bellissimo, radioso, limpido, innocente. Ti dice: non aver paura del tuo corpo, non aver paura del tuo desiderio. Sii come un bambino che gioca nudo sotto il sole, senza vergogna, senza malizia, solo puro ardore di vivere. Accetta la tua ombra quale custode dei tuoi più grandi tesori, perché la vergogna è la catena più grande che vi siete messi al collo. Ed è proprio nel tuo eros, nel Dio amore, l'eros, no? Nella tua capacità di godere che esiste la possibilità di creare infiniti mondi. E come vi dico sempre, quando noi ci uniamo con la nostra parte creativa, per dirlo sciamanicamente, lo diremo col nostro amante mistico, sposa celeste o sposo invisibile, ma è la nostra parte creativa, allora creiamo una realtà straordinaria, si sviluppano talenti, qualità, capacità, perché non c'è più giudizio su di noi verso gli altri. E quindi quando noi cooperiamo con la nostra creatività, che poi ripeto, sposa celeste, la nostra anima, spirito guida, chiamiamolo come vogliamo, allora entriamo nell'unione erotica, che significa unione procreativa per lo yoga sciamanico, della creazione di bellezza, crei solo bellezza. Ed è questo il messaggio che l'archetipo di Moana ci dà, o delle sacerdotesse del sesso, cioè spronano a uscire fuori dalle gabbie del bigottismo, della morale, del giudizio castrante, che rende vittima la maggior parte del collettivo. E noi qui stiamo a risvegliare le coscienze in modo duro, diretto e incisivo. Proprio perché quanto è duro l'ego, il bigottismo, la morale che divide giusto o sbagliato, meglio o peggio. No, l'astensione dal giudizio significa osservare tutto, perché tutto ha una sua ragione di esistere. Per il divino, laddove è vero A, è vero anche B. Per l'essere umano, laddove è vero A, non può essere anche vero B. E qua noi risvegliamo le coscienze, ci diamo dentro affinché i nostri stessi giudizi possano essere messi al bando e procreare nell'unione erotica con il divino. Che significa darsi agli eventi, procreare in unione erotica col divino, darsi alla propria creatività, agli eventi che sono enti, entità, spiriti, come ci insegniamo sempre, no? Perché quando parliamo di divinità o di divino è da intendersi una moltitudine. Non esiste un Dio in un cielo lontano, là con la barba, che sta là tipo Babbo Natale, no? Ormai lo sappiamo bene, no. Il divino è tutto, è il tutto nella parte e la parte nel tutto, ok? Andiamo a vedere adesso qual è il dono finale per te adesso. Quale benedizione riceve ciascuno di voi che ha avuto il coraggio di guardare questa storia
da una prospettiva più ampia, più alta, senza giudizio. Vediamo. Eh sì, qua abbiamo l'eremita, il dono è l'incontro con la tua luce interiore, quella che puoi trovare solo andando da sola o da solo nel buio delle tue ombre, nel buio della tua anima selvaggia, l'anima nera, come si chiama nello yoga sciamanico. E il dono è la lanterna che si accende dentro il petto, che ti guida non più per regole esterne, ma per verità intime. Allora questo viaggio con questo archetipo, che poi abbiamo preso in esame Moana, ma è l'archetipo dell'Eros, delle sacerdotesse del sesso, come vi ho spiegato nell'intro, no? Il corpo è sacro, il tempio dell'anima, ogni cosa è sacra. È il giudizio che è stato messo poi in questo Kali Yuga che ha determinato la depravazione. La depravazione è lo scostamento dalla propria anima, è l'illusione che non esista l'invisibile, quella è la depravazione. E quindi questo viaggio con questo archetipo ti offre il coraggio di stare nel silenzio delle tue stanze segrete, di toccare la tua nudità interiore e scoprire che lì, proprio lì, brilla il sacro. Wow, abbiamo fatto un grande viaggio. E così quello che arriva è che il corpo di Moana è stato proprio un tempio. La sua ombra una sorta di epifania, la sua vita un inno alla libertà che fa paura. Quindi quello che mi auspico è che tu possa uscire oggi da questa lettura un po' più spoglio di bugie, un po' più libera o libero nelle tue voglie, un po' più capace di baciare la tua ombra, la tua anima nera, la tua anima selvaggia, come fosse Dio stesso, perché è Dio stesso. Perché tutto è sacro. È il giudizio dell'uomo che lo dissacra, è il giudizio dissacrante. Dio, la divinità, non si trova nei templi, si trova tra le gambe, nel cuore che batte forte, nelle mani, sulle labbra, nel respiro che si fa affannoso quando il desiderio chiama. È tutto un atto divino. Allora, che tu possa benedirti così come sei e andare incontro alla vita senza più giudicarti. È stata bellissima, profonda e potente questa lettura. Concludo qui mettendo soltanto una carta del drago immaginale di Selena. Per essere più liberi, coraggiosi, più innamorati di voi stessi e del sacro che abita nelle vostre ombre, nella vostra anima nera. Cosa ci dicono le carte del drago immaginale? Androide. Questa è una carta importante. Ve la leggo a conclusione. È una carta importante perché parla di futuro, adesso ti dico, numero 33. Allora, sono una macchina e ho i tuoi occhi. Bisogna essere vivi per poter divorare altre vite. Io non posso mangiare, non sono mai stato vivo, né potrò morire. Ho un vestito del colore che tu vuoi e vedo il mio riflesso nei tuoi occhi senza mai riconoscermi. Hai bisogno di fare qualcosa di molto pratico.
di lavorare con le mani, senza pensare. Distrai la mente con una pratica manuale, oppure fai uno sport o pratica uno yoga fisico. Ci stanno dicendo di implementare sul corpo per risultati ottimali. Adesso ti leggo il rituale della buona riuscita per incarnare questo coraggio, questa libertà, la vostra ombra. È il momento di stare con il corpo e non con la mente. Guardate la mente, perché la mente, qua 8 di spade, la mente, pure qua 2 di spade. Fai una camminata, fai uno yoga fisico, prendi o dai un massaggio, stai con il tuo corpo. Vedete quanto si modellano le carte l'una all'altra, il corpo dell'archetipo della sacerdotessa del sesso. E più volte al giorno pratica l'esercizio che segue. Rilassa profondamente tutto il corpo con la volontà di abbandonare il senso della realtà, come se dovessi addormentarti. Simultaneamente respira e con intensità nella tua pancia. In questo modo crei nel tuo organismo 2 sensazioni opposte, una sensazione di rilassamento e uno stato di vibrante energia. Quindi respira in modo molto dolce e rilassato e tendi il corpo in tutte le direzioni in modo che si produca una sensazione generale di tensione muscolare. Anche con questo esercizio crei nel tuo organismo 2 sensazioni opposte, 2 di spade, 2 vie, 2 sensazioni opposte per incarnare poi la medesimezza. Alterna le 2 fasi per un certo tempo. Ti accorgerai che all'inizio ti sarà impossibile percepire i 2 stati, il rilassamento e l'energia insieme. L'equilibrio tra 2 stimoli opposti infatti è sempre una condizione dinamica, nella quale la coscienza oscilla incessantemente. Ma esistono attimi nei quali la coscienza si centra ed è possibile accedere a uno stato ampliato, che è oltre l'attività discriminante della mente. Quanto più i momenti di armonia aumentano, tanto più si arriva a uno stato di non mente. Ma l'esperienza della non mente non è qualcosa che si possa produrre attraverso lo sforzo. Non puoi farla accadere, ma soltanto lasciarla accadere. È una pratica potentissima, semplicissima. Rileggetevi quello che sto dicendo, perché poi ve la automatizzate proprio per entrare nella non mente. Non la puoi far accadere tu, la devi lasciare accadere attraverso la pratica, no? Poi alla sera resta seduto o in piedi per qualche minuto prima di coricarti. Respira profondamente e lentamente attraverso la bocca socchiusa. Chiudi gli occhi e guardati come ti vedessi in uno specchio che ti permette di vedere il corpo anche all'interno. Rilassati, lascia cadere ogni sforzo ed entra nello stato naturale. Contempla le forme del tuo corpo all'interno e all'esterno. Accogli ciò che sei. Abbraccia le forme del tuo corpo, oltre qualsiasi forma di giudizio. A mezzo del respiro veicola in ogni cellula la vibrazione dell'amore incondizionato. Infine, con dolcezza dirigi la tua mente sul sentiero seguente. In questo corpo c'è il Meru, circondato da 7 isole. Vi sono 7 fiumi, mari, monti, campi e proprietari di campi. Ci sono i saggi, gli asceti, tutte le stelle e i pianeti, i sacri santuari, i luoghi sacri e le divinità protettrici. Vi si muovono il sole, la luna, autori della creazione e della distruzione. Vi sono anche l'etere, l'aria, il fuoco, l'acqua e la terra. Lascia che il significato di queste parole riecheggi dentro di te, calmando la funzione della respirazione e tornando al respiro spontaneo dal naso. La meta è al di là della mente, nella pura azione svincolata da ogni separazione e dunque da ogni teoria e giudizio. Allora, accarezzate il corpo prima di coricarvi, respirate, riascoltatevi quello che vi ho detto qui. Immaginatevi il vostro corpo dentro e fuori, immaginatevi laghi, fiumi, proprietari di terre nei vostri corpi, il sole, la luna, e mandate tanto amore a tutto questo ingranaggio meraviglioso che è il vostro corpo. Amatelo, onoratelo come un tempio, godetevelo come un tempio sacro, affinché il piacere sgorghi in voi come puro atto creativo.
e nell'unione, nella sacra unione erotica con il vostro sposo, sposa celeste, addormentatevi. Wow, non poteva uscire carta più forte, più profonda per chiudere questa meravigliosa, potente, incendiaria, direi anche, lettura. Io vi ringrazio, grazie per essere insieme a me in questo viaggio fulminante in cui ognuno di noi è chiamato ad abbattere le proprie resistenze e le proprie paure come dei grandi guerrieri e sciamani e a far valere la propria verità attraverso la parola autentica, l'assenza di giudizio e l'amore che palpita e trabocca dal vostro cuore. Detto questo, ti ringrazio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!